Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Coversil, compressa rivestita, Servier Italia SPA, ultimo aggiornamento. 10 dicembre 2021. Cos'ha Coversil, compressa rivestita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Coversil, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Coversil, compressa rivestita? Coversil, compressa rivestita ha un farmaco a base del principio attivo perindoprilarginina, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Servier Italia SPA. Coversil, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Coversil 5 mg 30 compresse rivestite con film. Coversil 5 mg 30 compresse rivestite con film, importato dall'Irlanda. Coversil 5 mg 30 compresse rivestite con film, importato dalla Francia. Coversil 5 mg 30 compresse rivestite con film, importato dalla Grecia. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Les Laboratoires Servier. Concessionario: Servier Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: perindoprilarginina. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: ipertensione, trattamento dell'ipertensione, insufficienza cardiaca, trattamento dell'insufficienza cardiaca con gestizia, coronaropatia stabile, riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con un'anamnesi di infarto miocardico e rivascolarizzazione. Posologia. Posologia. La posologia deve essere individualizzata in base al profilo del paziente, vedere paragrafo 4 e alla risposta pressoria. Ipertensione. Coversil può essere usato in monoterapia o in associazione con altre classi di antipertensivi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 5 e 5.1. La dose iniziale raccomandata di 5 mg, da assumere in un'unica somministrazione giornaliera al mattino. Nei pazienti con sistema renina-angiotensina-aldosterone fortemente attivato, in particolare ipertensione renovascolare, deplezione idrosalina, scompenso cardiaco o ipertensione grave, può verificarsi una diminuzione eccessiva della pressione arteriosa in seguito all'assunzione della dose iniziale. In questi pazienti si raccomanda di iniziare il trattamento con una dose di 2,5 mg e sotto stretto controllo medico. Dopo un mese di trattamento la dose può essere aumentata fino a 10 mg in un'unica somministrazione quotidiana. Si può avere ipotensione sintomatica in seguito all'inizio della terapia con Coversil. È probabile che si verifichi in pazienti che sono al momento trattati con diuretici. Dunque, si raccomanda cautela, dato che questi pazienti possono presentare deplezione idrosalina. Ove possibile, il diuretico deve essere interrotto 2 o 3 giorni prima di iniziare il trattamento con Coversil, vedere paragrafo 4. Nei pazienti ipertesi nei quali l'assunzione del diuretico non può essere sospesa, il trattamento con Coversil deve essere iniziato con una dose di 2,5 mg. La funzionalità renale e i livelli di potassio sierici devono essere tenuti sotto controllo. La posologia di Coversil deve essere successivamente adattata in funzione della risposta pressoria. Ove richiesto, il trattamento diuretico può essere reintrodotto. Nei pazienti anziani il trattamento deve essere iniziato con una dose di 2,5 mg che, se necessario, può essere progressivamente aumentata a 5 mg dopo un mese di trattamento e quindi a 10 mg in base alla funzionalità renale, vedere la tabella sottostante. Insufficienza cardiaca con gestizia. Si raccomanda che il trattamento con Coversil, generalmente in associazione con un diuretico non risparmiatore di potassio o con digossina o con un beta bloccante, sia istituito sotto stretto controllo medico con una dose iniziale consigliata di 2,5 mg assunti al mattino. Tale dose può essere aumentata, se tollerata, fino a 5 mg in un'unica assunzione giornaliera, dopo 2 settimane. Gli aggiustamenti posologici devono avvenire in base alla risposta clinica individuale del paziente.
Nei pazienti con insufficienza cardiaca grave e in altri pazienti considerati a rischio elevato, pazienti con funzionalità renale compromessa e che presentano un'alterazione degli elettroliti, pazienti trattati contemporaneamente con diuretici o con vasodilatatori, il trattamento deve essere iniziato sotto attento controllo medico, vedere paragrafo 4. Nei pazienti a rischio elevato di ipotensione sintomatica, ad esempio nei pazienti con deplezione salina con o senza iponatriemia, pazienti ipovolemici o in trattamento con alte dosi di diuretici, si deve procedere, ove possibile, a una correzione di tali fattori prima di iniziare la terapia con Coversil. La pressione arteriosa, la funzione renale e le concentrazioni plasmatiche di potassio devono essere controllate attentamente sia prima che durante il trattamento con Coversil, vedere paragrafo 4. Coronaropatia stabile. Il trattamento con Coversil deve essere iniziato con una dose di 5 mg in un'unica assunzione giornaliera per 2 settimane, da aumentare fino a 10 mg in un'unica assunzione quotidiana, in base alla funzionalità renale e a condizione che la dose da 5 mg sia ben tollerata. I pazienti anziani devono iniziare il trattamento con 2,5 mg da assumere in un'unica somministrazione quotidiana per una settimana, da aumentare fino a 5 mg una volta al giorno nella settimana successiva, prima di aumentare la dose fino a 10 mg in un'unica somministrazione quotidiana, in base alla funzionalità renale, vedere tabella EUROS adattamento della posologia nell'insufficienza renale EUROS. Il dosaggio deve essere aumentato solo se la dose inferiore precedente è stata ben tollerata. Popolazioni speciali. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale la posologia deve essere adattata in base alla clearance della creatinina come delineato nella sottostante tabella E. Tabella E. Aggiustamento della posologia nell'insufficienza renale. Clearance della creatinina, ml/min. Dose raccomandata. Calcra 0 yen 60. 5 mg al giorno. 30 CLCR 60. 2,5 mg al giorno. 15 CLCR 30. 2,5 mg a giorni alterni. Pazienti emodializzati. CLCR 15. 2,5 mg il giorno della dialisi. La clearance di dialisi del perindoprilato AD 70 ml/min. Nei pazienti in emodialisi, la dose deve essere somministrata dopo la dialisi. Pazienti con insufficienza epatica. Nei pazienti con insufficienza epatica non ha richiesto alcun adattamento della posologia, vedere paragrafi 4 e 5. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di perindopril nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Pertanto, nei bambini e negli adolescenti l'uso non è raccomandato. Modo di somministrazione. Per uso orale. Si raccomanda di assumere Coversil in un'unica dose giornaliera al mattino prima di un pasto. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o a qualunque altro ACE inibitore. Storia di angioedema correlata a precedente terapia con ACE inibitori, vedere paragrafo 4. Angioedema ereditario idiopatico. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 6. Uso concomitante di Coversil con medicinali contenenti alischiren in pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, GFR. 60 ml/min/1,73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. Uso concomitante di sacubitril/valsartan, vedere paragrafi 4 e 5. Trattamenti extracorporei che causano il contatto del sangue con superfici caricate negativamente, vedere paragrafo 4. Importante stenosi bilaterale dell'arteria renale o stenosi dell'arteria in caso di un unico rene funzionante, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Coronaropatia stabile. Se durante il primo mese di trattamento con perindopril si manifesta un episodio di angina pectoris instabile, maggiore o no, deve essere effettuata un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina ioalischiren, ha associato ad, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Coversil, compressa rivestita. Insieme ad altri farmaci come Eurosartis Euro, Euroscolfiba Euro, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Coversil, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Coversil, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.4. L'uso degli ACE inibitori è controindicato durante il secondo e il terzo trimestre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Coversil non influenza direttamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari, tuttavia in alcuni pazienti si possono verificare delle reazioni individuali correlate ad un calo della pressione arteriosa, soprattutto ad inizio del trattamento o al momento dell'associazione con un altro farmaco antipertensivo. Di conseguenza, la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari può risultare ridotta. Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza del perindopril è coerente con il profilo di sicurezza degli ACE inibitori. Gli eventi avversi più frequenti riportati negli studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili dati clinici limitati relativi al sovradosaggio nell'uomo. I sintomi associati al sovradosaggio con ACE inibitori possono includere ipotensione, shock circolatorio, alterazione degli elettroliti, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, capogiro, ansia e tosse. In caso di sovradosaggio si consiglia il trattamento con una infusione endovenosa di una soluzione di sodio cloruro 9 mg/ml, 0,9%. Se si manifesta ipotensione il paziente deve essere posizionato come in caso di shock. Ove disponibile, può inoltre essere preso in considerazione il trattamento con un'infusione endovenosa di angiotensina IV e/o di catecolamine. Il perindopril può essere rimosso dal circolo generale con l'emodialisi, vedere paragrafo 4.4. L'impiego di un pacemaker è indicato in caso di bradicardia resistente alla terapia. Si devono controllare continuamente i segni vitali, gli elettroliti del siero e le concentrazioni della creatinina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori, non associati, codice ATC. C09A04. Meccanismo d'azione. Il perindopril è un inibitore dell'enzima di conversione, ACE, dell'angiotensina in angiotensina IV. L'enzima di conversione o chinasi, ha, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale, l'assorbimento del perindopril è rapido e il picco di concentrazione è raggiunto entro un'ora. L'emivita plasmatica del perindopril è di un'ora. Il perindopril è un profarmaco. Dati preclinici di sicurezza. In studi di tossicità cronica con somministrazione del farmaco per via orale, condotti su ratti e scimmie, l'organo bersaglio ha il rene, con danno reversibile. Non è stata osservata mutagenicità. Elenco degli eccipienti. Nucleo. Lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale e idrofoba, amido di mais glicolato, tipo A, rivestimento con film. Glicerolo, ipromellosa, clorofillina arameica, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio diossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Coversil, compressa rivestita a base di perindopril arginina sono: perindopril Almus, perindopril Krka, compressa, perindopril Milan Generics Italia, perindopril Sandoz, perindopril San, perindopril Teva Generics, perindopril Teva Italia, Procaptan, compressa rivestita. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.